Buon pomeriggio, mi chiamo Anna Lippelli e nel webinar di oggi vi presento quelle che sono i codici di calcolo sviluppati da GeoStru per definire le probabili traiettorie di massi in caduta libera sia nel 2D che nel 3D. Naturalmente per quelli di voi che non conoscono GeoStru, noi siamo un'azienda che è presente da oltre 20 anni nel settore del software, e nel corso di questi 20 anni abbiamo sviluppato una serie di applicazioni che riguardano la geologia e l'ingegneria geotecnica in generale. Tra cui anche questi due modelli di calcolo che sono GeoRock 2D e 3D. Due parole su di me, giusto? Io sono un ingegnere geotecnico, mi sono laureata nel 97 all'Università degli Studi della Calabria e dal 99 praticamente faccio parte dello staff del supporto tecnico di GeoStru. Quindi mi occupo appunto dell'assistenza tecnica e assistenza allo sviluppo del software, e da qualche anno anche della gestione della piattaforma GoMeeting, che in quanto GeoStru è accreditato dal Consiglio Nazionale dei Geologi per l'erogazione di corsi accreditati, e quindi abbiamo sviluppato questa piattaforma dove i geologi possono seguire dei corsi a distanza, dei corsi FAD che poi sono accreditati e quindi riconosciuti come crediti formativi. Allora, ritornando all'argomento che tratteremo oggi, ecco, qui c'è una piccola scaletta di quelli che sono, diciamo, i punti che andrò ad analizzare, anche se principalmente mi soffermerò sul penultimo punto, che riguarda proprio una dimostrazione dell'utilizzo del software GeoRock 2D, e poi in fase successiva farò vedere anche un filmato dove vengono evidenziati gli step per utilizzare il software GeoRock 3D. I primi tre punti sono, diciamo, semplicemente una premessa introduttiva per meglio capire diciamo, quello che poi viene richiesto all'interno del software sia come dati di input e poi anche l'output che restituisce il software stesso. Naturalmente quando stiamo parlando di frane, sappiamo che in letteratura ci sono diverse classificazioni, le più accreditate è quella di Varnes e di Cruden. Diciamo che giusto per una breve rispolverata diciamo teorica, ecco, le frane sono classificabili sia in base alla modalità con cui avviene il movimento e sia in base alla velocità con cui questo movimento avviene. Prendendo in considerazione il primo aspetto, cioè quello della modalità di movimento, la modalità con cui avviene il movimento, abbiamo 4 categorie, che sono i crolli, caratterizzati appunto dalla caduta libera di blocchi di roccia, che riguarda praticamente quello che noi andremo ad affrontare con il software. Poi abbiamo gli scorrimenti traslazionali, in cui invece il movimento avviene prevalentemente su superfici di forma planare. Poi ci sono gli scorrimenti rotazionali, in cui invece gli scorrimenti avvengono lungo delle superfici curve, e poi abbiamo le colate che possono essere lente o rapide.
Le collaterali lente generalmente sono delle deformazioni plastiche che possono durare anche degli anni, possono quindi magari temporaneamente si fermano e poi a causa magari di un evento pluviometrico ricominciano, si innescano degli spostamenti nuovi, ma comunque sempre in modalità abbastanza lenta. Invece le colate rapide sono caratterizzate proprio dall'estrema velocità e soprattutto dalla fluidità del materiale coinvolto, che è costituito principalmente da un misto di fango, giottoli, acqua, detriti di vario genere. Questo quindi per quanto riguarda la classificazione delle frane in base alla modalità di movimento. Poi abbiamo anche una classificazione che diciamo ci permette di considerare, si basa cioè sulla velocità con cui avvengono questi movimenti, quindi andiamo dai movimenti estremamente rapidi con velocità superiori a 3 metri al secondo fino a quelli invece estremamente lenti dove si parla di pochi millimetri all'anno. Nell'ambito, come vi dicevo, la caduta massi da che cosa è caratterizzata? Secondo la classifica di Vannes, quindi la caduta massi rientrerebbe proprio nei rockfall e si tratta di frane che sono prevalentemente veloci. Infatti le velocità con cui i blocchi si distaccano e cadono lungo il versante possono anche superare i 30 metri al secondo. Il più delle volte questi movimenti avvengono con scarsa interazione del blocco con il terreno, perché si tratta soprattutto di rimbalzi e quindi cadute libere dei blocchi che si staccano dalla sede originaria. Naturalmente questo tipo di fenomeno come tutte le frane hanno dei fattori che sono predisponenti e poi dei fattori che invece sono determinanti. I fattori principali predisponenti possono essere per esempio l'intensa fratturazione dell'ammasso roccioso, oppure l'acclività, la pendenza elevata del versante, oppure l'alterazione fisica e chimica delle rocce. Poi a questi fattori predisponenti si aggiungono dei fattori innescanti fattori innescanti che avviano proprio, determinano proprio il distacco dei blocchi. Quindi fattori che possono essere per esempio la circolazione dell'acqua all'interno delle fratture e quindi i fenomeni meccanici, l'azione meccanica del gelo e disgelo all'interno dell'acqua presente nelle fratture, può essere per esempio l'azione indotta dal verificarsi di un sisma, oppure anche l'azione antropica, quindi operazioni di scavo oppure l'applicazione di carichi da parte dell'uomo. Ora, dal punto di vista dell'analisi della caduta massi, diciamo che noi quando ci abbiamo ad analizzare un problema di questo tipo dobbiamo tenere presente almeno 4 aspetti. Innanzitutto capire qual è la dinamica di questi fenomeni. La dinamica è quella, come vi accennavo precedentemente, si tratta cioè di movimenti che sono un po' un misto di scorrimenti, di rotolamenti, quindi impatti e rimbalzi. Quindi non sono dei movimenti, non è una sola tipologia di movimento. Inoltre le velocità possono essere abbastanza elevate. Generalmente i massi più piccoli raggiungono velocità più alte, mentre i massi più grossi hanno velocità più basse, più modeste. Quali sono i modelli di calcolo che noi dobbiamo utilizzare per prevedere le possibili traiettorie dei massi? Bisogna utilizzare dei modelli fisico-matematici
che appunto ci diano un'idea di questa tipologia di movimento. E sono i modelli che poi vi illustrerò nella prossima slide, quelli che diciamo più noti, che noi applichiamo all'interno del codice di calcolo. Naturalmente la finalità per cui noi facciamo un'analisi di caduta massi riguarda principalmente l'inserimento di opere di difesa. E per determinare per diciamo, progettare queste opere di difesa noi dobbiamo conoscere alcuni parametri indispensabili nella progettazione e questi sono innanzitutto i possibili percorsi che possono seguire i massi lungo un versante, e questo lo vedremo meglio nel software Georoc 3D. Poi una volta che abbiamo accertato quelli che sono i percorsi preferenziali, dobbiamo andare ad analizzare le singole traiettorie dei massi e vedere quali sono i parametri di velocità, le altezze massime raggiunte dal blocco in caduta e soprattutto quali sono le energie dei massi ad ogni impatto. Non solo ad ogni impatto, ma anche durante diciamo, il tempo di volo, qual è l'energia del masso stesso. Tutto questo poi naturalmente ci serve perché poi dobbiamo andare a definire, a progettare queste nostre opere di difesa. Naturalmente dietro c'è una normativa da rispettare. Nel caso specifico della caduta massi, diciamo, non è contemplata nell'NTC 2018, ma bisogna fare riferimento ad una norma UNI che è del 2018 e riguarda proprio le opere di difesa di cadute massi, quindi la parte di progettazione esecutiva, definitiva ed esecutiva. Dando diciamo, un'occhiata a queste norme, bisogna nei calcoli che noi facciamo, quindi nelle valutazioni che noi faremo per arrivare a definire quella che è l'energia sollecitante di progetto, dobbiamo determinare una serie di parametri di progetto che sono intanto la velocità, dobbiamo avere una velocità di progetto dei blocchi, velocità che è determinata dal modello fisico-matematico che noi utilizziamo nel software e che però va corretta con dei coefficienti che tengano conto dell'affidabilità non solo del calcolo delle traiettorie, ma anche dell'affidabilità dell'accuratezza con cui è stato effettuato il rilievo topografico, per esempio. Naturalmente la velocità, poi abbiamo anche una massa di progetto del blocco che appunto ci permette poi di definire il volume del blocco di progetto e tutti questi valori alla fine vanno a definire l'energia cinetica sollecitante che naturalmente per una progettazione agli stati limite significa che deve essere inferiore all'energia di assorbimento della barriera, opportunamente ridotta di un coefficiente che naturalmente varia secondo se stiamo analizzando uno stato limite ultimo oppure uno stato limite di esercizio. Ecco, detto questo, quali sono i modelli di calcolo? Quindi chiarita la parte, diciamo, anche normativa che regola questo tipo regolamenta questo tipo di calcolo, quali sono i modelli che noi utilizziamo? Generalmente, allora, all'interno del software Georoc 2D utilizziamo sia il modello LampedMass che il modello CRSP. Il modello LampedMass è un modello in cui le traiettorie dei blocchi sono determinate da parabole. Queste parabole naturalmente vengono in queste traiettorie la massa, quindi il blocco, viene considerato puntiforme.
Il moto è un moto, le equazioni del moto sono quella di moto uniforme lungo l'asse delle x e moto uniformemente accelerato lungo l'asse delle y. Come potete vedere dall'immagine, a noi in ogni percorso che segue il masso nella sua traiettoria, quindi nella traiettoria vediamo che abbiamo dei sistemi di riferimento locali che sono appunto hanno il centro l'origine diciamo nel baricentro del masso, e questi sistemi di riferimento di volta in volta vengono traslati e ruotati e naturalmente cambia anche come vedete la direzione del vettore velocità. Direzione del vettore velocità che tra l'altro è determinante per tener conto della perdita di energia del masso ad ogni impatto sul terreno. Infatti noi per considerare la perdita di energia del masso andremo ad agire proprio sul vettore velocità, sia sulla componente normale che sulla componente tangenziale al tratto. Quindi quando parliamo di componente normale parliamo di componente normale, quindi perpendicolare al tratto in cui il masso sta impattando, e componente tangenziale, quindi parallela al tratto sul cui il masso impatta. Questa velocità, come vi dicevo, deve essere ridotta tramite dei coefficienti, che sono i coefficienti di restituzione normale e tangenziale. Nel metodo, che poi vedremo un pochino meglio nella slide successiva, nel metodo CRSP si fa un passo avanti rispetto al metodo Lampe-de-Masse perché il masso non è più considerato puntiforme, ma abbiamo un volume definito che può essere praticamente una massa che può essere di forma sferica, cilindrica oppure discoidale a sezione circolare. E in più abbiamo un altro parametro aggiuntivo che è la rugosità, o meglio viene richiesta come dato diciamo ulteriore la misura di asperità, di possibili asperità che possono trovarsi lungo un tratto che noi consideriamo naturalmente a pendenza costante. Quindi su un tratto del nostro profilo topografico è possibile andare a inserire l'altezza di queste asperità e poi nel calcolo naturalmente nel momento in cui il masso va ad impattare su questo tratto, l'inclinazione con cui impatta diciamo, il masso, l'inclinazione del tratto viene fatta variare tra il valore φ di inclinazione propria del profilo e un valore θ massimo che dipende dalla misura appunto dell'asperità, quindi dall'altezza e dal raggio stesso del blocco. Quindi abbiamo questo parametro aggiuntivo che appunto è quest'angolo θ che viene calcolato di volta in volta dal programma, in base naturalmente alla misura delle asperità con cui che vengono inserite nel tratto. Quindi, come vi dicevo, dal punto di vista dei materiali, noi teniamo conto del materiale attraverso praticamente questi due coefficienti di restituzione normale e tangenziale che abbiamo visto prima, che vanno appunto a ridurre le velocità. Naturalmente questi due coefficienti di restituzione normale e tangenziale sono coefficienti che dipendono dalla rigidità del materiale e dipendono anche molto dalla presenza di vegetazione. Infatti la vegetazione va intesa come, diciamo, ha un effetto più che altro da cuscinetto, quindi ammorbidente sul tratto, mentre la rigidità del materiale determina invece la componente normale diciamo, va a influenzare la componente normale della velocità.
Sulla rugosità poi abbiamo visto che c'è nel caso del metodo CRSP è possibile considerare quest'ulteriore parametro, e in più è possibile anche tener conto della frequenza con cui una certa asperità si presenta all'interno di un tratto. Quindi nei dati di input, nei dati dei materiali, oltre alle misure di questa rugosità tipo, diciamo, che è presente in un tratto, è possibile anche tener conto della frequenza, cioè del passo con cui questa asperità si presenta lungo un tratto a pendenza costante. Due considerazioni per quanto riguarda, due premesse, una premessa per quanto riguarda l'utilizzo dei due software che andremo a vedere successivamente. Allora, naturalmente è chiaro che nel 2D abbiamo bisogno di un rilievo che, del rilievo di una sezione tipo lungo il versante in cui si verifica il fenomeno. Nel caso invece del Georoc 3D abbiamo bisogno di un rilievo in 3D, quindi abbiamo bisogno di coordinate x, y e z in modo da determinare un DTM sul quale poi naturalmente che influenzerà i percorsi in base alle pendenze, in base alla tipologia di materiale che verrà assegnato, influenzerà i percorsi dei massi. Quindi soprattutto nel rilievo, nella parte di Georoc 3D, è chiaro che dovendo avere questo DTM, l'aggravio di calcolo che abbiamo è notevole, quindi i tempi di calcolo si allungano. E naturalmente poi tutto dipende anche dall'estensione del DTM e quindi del fenomeno che noi vogliamo analizzare, perché è chiaro che nel caso in cui sappiamo già, come per esempio l'immagine che vedete in questa slide, che riguarda proprio un caso di caduta massi lungo la costiera amalfitana, se sappiamo che il movimento è localizzato lungo questa parte retinata in rosso del nostro DTM, naturalmente è inutile andare a inserire all'interno di Georoc 3D il rilievo di tutto questo versante, che naturalmente non comporterebbe nessun miglioramento nel risultato del calcolo, ma aggraverebbe semplicemente il computo, ritardando l'elaborazione. E poi ecco, la considerazione aggiuntiva è che tutti i modelli che noi andiamo a considerare nel software naturalmente poi vanno tarati su quella che è la situazione reale, quindi c'è sempre una fase poi dopo il calcolo di back analysis e quindi eventualmente di correzione, di rimodellazione di tutto il modello che noi abbiamo considerato nel fare il calcolo. Ecco, detto questo, passiamo a Georoc 3D, 2D, scusate. Ecco, all'avvio del software, questa è quella che vedete in questo momento, è l'area utente del programma. In questo software, come vi dicevo, il dato principale da inserire è innanzitutto il profilo topografico. Per l'inserimento del profilo topografico si può fare riferimento ad alcuni strumenti che ci agevolano l'inserimento della sezione, che possono essere per esempio l'importazione di un file di XF, oppure delle coordinate già direttamente scritte in Excel, oppure si possono importare le sezioni generate da altri software GeoStru. Per esempio possiamo importare la sezione generata all'interno del Georoc 3D
per poi quindi lungo quindi un versante che noi abbiamo considerato nel software tridimensionale, oppure per esempio il software TreeSpace, che appunto gestisce proprio rilievi, piani quotati e permette anche di generare delle sezioni che poi possono essere esportate e importate negli altri programmi, quindi sia in Georock 2D che nello SLOP, per esempio, per la stabilità dei versanti. Oppure più semplicemente noi possiamo andare proprio a inserire manualmente il nostro profilo tramite delle coordinate che sono appunto la X e la Y. Una volta assegnato il profilo, poi si tratta di andare ad assegnare naturalmente a questi tratti il materiale che noi vogliamo considerare. C'è all'interno un database con alcuni valori di riferimento che riguardano appunto il coefficiente di restituzione normale e tangenziale, e nel caso di utilizzo, volendo considerare anche la rugosità, è possibile andare a inserire la rugosità e anche la frequenza con cui questa rugosità si ripete all'interno del materiale stesso, del tratto che noi stiamo considerando. Nell'assegnazione dei materiali possiamo procedere per esempio dal vertice 1 al vertice 4, per esempio assegniamo un certo tipo di materiale, poi dal vertice 4 per esempio al vertice finale assegniamo per esempio un altro tipo di materiale. Quindi naturalmente questo si può fare attingendo naturalmente il database dei materiali può essere facilmente diciamo personalizzato dall'utente, quindi si possono modificare i valori già esistenti oppure si possono aggiungere altri materiali. Fatto questo bisogna passare ai dati del masso. I dati del masso qui se utilizziamo il metodo CRSP possiamo scegliere la forma del masso, quindi sferico, cilindrico o discoidale. Naturalmente abbiamo bisogno di considerare un diametro del masso stesso, quindi il peso per unità di volume e il modulo elastico. E poi naturalmente abbiamo la necessità di considerare anche una velocità iniziale che è praticamente la velocità nel momento in cui il blocco si distacca, quindi sta per iniziare il moto. Poi la velocità, l'altro parametro importante è la velocità limite di arresto. La velocità limite di arresto sostanzialmente serve al programma per capire quando il masso può essere considerato fermo. Quindi quando il masso raggiunge una velocità che è vicina a questo valore, in automatico il programma lo considera fermo e quindi non disegna più altre traiettorie. Naturalmente non è questo solamente il parametro che determina se un masso si ferma o meno, perché potrebbe, diciamo, l'altro parametro che influenza il percorso e quindi la traiettoria successiva è anche la direzione del vettore velocità, per cui se il vettore velocità arrivato ad un certo punto, per esempio in questo punto del profilo, il vettore velocità non è più inclinato in questa direzione, quindi verso l'alto, ma è inclinato verso il basso, è chiaro che non ha la possibilità il masso di generare una nuova traiettoria. Quindi a quel punto viene considerato fermo, anche se magari non ha una velocità pari a quella che è la velocità limite di arresto. La posizione del masso si può scegliere direttamente dalle coordinate oppure vedremo poi direttamente con il mouse. Il numero di traiettorie che noi vogliamo considerare si inserisce nel numero di lanci. Il passo dei lanci. Il passo dei lanci sostanzialmente è partendo dal punto in cui viene posizionato il masso. Ogni step, il lancio successivo viene determinato considerando un delta x pari al passo che noi abbiamo inserito, quindi al passo 1,5 in questo caso.
Quindi andando a posizionare ora per esempio il masso in questa posizione, vedete ho considerato 10 lanci, a partire da questi 10 lanci ogni metro e mezzo verrà considerato un punto di distacco del masso. Ecco, andiamo a sistemarlo un po' meglio. A questo punto andiamo nel calcolo e eseguiamo ecco, le opzioni di analisi. Nelle opzioni di analisi andremo a definire tutti quei coefficienti che ci permettono di determinare poi per ogni traiettoria la velocità di progetto del blocco, la massa di progetto, l'energia sollecitante e poi infine per quanto riguarda le barriere, quindi le opere di difesa che noi possiamo inserire, qui viene definito il coefficiente che va a ridurre l'energia di assorbimento della barriera. Naturalmente sono tutti valori che possono essere scelti direttamente tramite il menu a tendina oppure possono essere digitati direttamente dall'utente. A questo punto scegliamo per esempio il metodo Lumped Mass, eseguiamo un primo calcolo e abbiamo queste sono le possibili traiettorie. Scegliamo il metodo CRSP, rieseguiamo il calcolo e vedete qui ecco, la perdita di energia in questo caso è maggiore perché abbiamo considerato la massa, quindi abbiamo considerato in più diciamo, la forma e la massa del blocco. Naturalmente poi di ogni singola traiettoria noi possiamo avere delle informazioni, per esempio scorrendo questa singola traiettoria abbiamo in tutti i punti della stessa, abbiamo la velocità, qual è l'energia del masso, il tempo di volo e poi naturalmente anche l'altezza stessa della traiettoria. Si possono anche avere dei grafici che appunto mostrano l'andamento delle altezze di ogni singola traiettoria, oppure della velocità o anche dell'energia del masso lungo questa traiettoria. Volendo avere una visione globale possiamo visualizzare tutte le traiettorie e andare per esempio a visualizzare l'inviluppo delle altezze, tutte le altezze e capire qual è per esempio in questo caso scusate l'energia, qual è l'energia massima raggiunta da tutte le traiettorie. Oppure volendo possiamo vedere la stessa cosa per il grafico delle velocità oppure delle traiettorie, ecco, le altezze massime di tutte le altezze delle traiettorie, quindi quali sono i punti in cui lungo il percorso i punti diciamo maggiormente a rischio. Definito tutto questo noi possiamo andare a definire le tipologie di barriere che noi vogliamo considerare. E naturalmente, allora, per quanto riguarda le barriere, c'è la possibilità di scegliere diciamo, il livello energetico della barriera che noi vogliamo considerare. Naturalmente bisogna scegliere l'altezza, quindi per esempio scegliamo una barriera 2,50 m, lo spessore è solo, non ha nessun effetto nel calcolo perché è solo un fattore grafico. Diciamo, i parametri che influenzano il calcolo e quindi la possibilità che questa barriera vada a intercettare delle traiettorie sono il livello energetico della traiettoria, la sua altezza, perché in base all'altezza dei massi e quella della barriera possiamo stabilire se il masso viene intercettato oppure no, eventualmente anche l'inclinazione.
A questo punto, definita la barriera, possiamo andare per esempio a inserire la nostra barriera in questo punto e ripetere il calcolo per vedere quali sono i massi che vengono fermati. Per esempio questa traiettoria, come è facile intuire, avendo un'altezza superiore a quella della barriera, naturalmente supera la stessa e quindi il masso prosegue il suo percorso. Tutto questo poi viene naturalmente restituito in una relazione di calcolo e nella relazione di calcolo naturalmente noi troviamo i dettagli di tutte le traiettorie che noi abbiamo calcolato, delle barriere che sono state inserite e quindi abbiamo le energie, le velocità, i tempi di volo, insomma tutto il dettaglio che abbiamo visto grafico lo riportiamo anche nella relazione. Poi naturalmente tutto quello che vedete a video può essere eventualmente stampato tramite il comando di anteprima di stampa oppure esportato direttamente in DXF. Naturalmente è possibile anche quotare il profilo con le quote e stamparlo direttamente in scala in base alle dimensioni del foglio della stampante di sistema. Quindi detto questo, penso di aver detto tutto su Georock 2D. A questo punto diciamo farei partire il video che riguarda il Georock 3D. Allora, questo è l'avvio del software Georock 3D. Come vi dicevo, in questo caso abbiamo la necessità di importare un file di punti in cui abbiamo le coordinate x, y e z di ogni punto. Possiamo farlo importando dei file di testo. Qui vedete le estensioni dei vari tipi di file supportati dal programma. Vi segnalo la possibilità di esportare, di avere dei file di questo tipo anche utilizzando Geoscrew Maps, che è all'interno delle nostre web app. E poi ecco, vedete, qui abbiamo l'estrazione delle coordinate e l'assegnazione del rilievo. A questo punto si tratta di andare a selezionare, diciamo, vediamo il colore in base al gradiente, all'altezza possiamo capire meglio, ecco, l'andamento morfologico del versante che noi stiamo considerando. Si passa quindi all'assegnazione della tipologia di materiale. Anche qui il materiale vengono considerati due coefficienti normali e tangenziali. In questo caso non viene considerata la rugosità perché viene applicato il metodo Lumped Mass. Naturalmente i materiali sono sempre personalizzabili, si possono assegnare singolarmente ad ogni triangolo della mesh oppure selezionando direttamente un'area e assegnando a questa area un particolare coefficiente, i coefficienti normali e tangenziali. Una volta assegnati i materiali, volendo diciamo, referenziare per avere un'idea diciamo, della posizione del nostro rilievo, possiamo importare un'immagine estratta sempre dal software Geoscrew Maps, che è disponibile nelle GeoApp, e quindi andare a importare questa immagine al di sotto del nostro rilievo per avere anche un'idea della localizzazione del posto che noi stiamo prendendo in esame. L'area di lancio definiamo a questo punto quella che è la nostra area di lancio, quindi la zona da cui partono i massi, quanti lanci vogliamo considerare in una direzione X e nella direzione Y, e quindi le velocità per ogni traiettoria, le velocità iniziali. Naturalmente è possibile scegliere anche i colori delle singole traiettorie. I massi sono poi individuati tramite il mouse e si possono anche
anche spostare in un'altra, collocarli, abbiamo sempre le coordinate in primo piano, quindi possiamo verificare la posizione del masso e a questo punto andiamo a fare il calcolo delle nostre traiettorie. Così vediamo che ci sono, qual è il percorso preferenziale, si capisce subito, si intuisce subito qual è il percorso preferenziale dei mazzi. Quindi l'utilità del Georoc 3D è proprio quella di andare proprio a capire quali sono i percorsi preferenziali. Naturalmente di ogni singola traiettoria poi abbiamo delle informazioni che riguardano sempre gli spostamenti, le velocità massime, le altezze delle massime raggiunte dalle traiettorie e l'energia cinetica massima raggiunta dal masso nella traiettoria che stiamo visualizzando. Anche qui è possibile avere un grafico delle altezze di tutte le traiettorie e anche eventualmente dell'energia, quindi l'energia, qual è l'energia massima raggiunta dai massi, in modo da poter poi prevedere quelle che sono le opere di difesa, le barriere, andare a posizionare quindi delle barriere. Un attimo solo, scusate, mi dicono di... Qui abbiamo disposto la barriera, questa barriera che potete vedere già nel tridimensionale e una volta posizionata la barriera si può andare a rifare il calcolo e vedere dove le traiettorie, se le traiettorie sono intercettate o meno dalla barriera. Volendo possiamo anche andare a fare, diciamo, a intervenire con altre barriere un po' più a monte, per esempio in questo caso, considerando quindi diverse possibilità, diciamo, di intervento. Quindi qua abbiamo una prima barriera per questo primo gruppo di traiettorie e poi una seconda barriera in un altro gruppo, nel secondo gruppo di traiettorie, e quindi ripetere il calcolo per avere diciamo, la visione globale delle traiettorie che sono state bloccate. A questo punto naturalmente abbiamo sempre la visione 3D di quello che noi andiamo a considerare e naturalmente in questo caso vedete l'estensione è abbastanza ampia del versante, però ecco, giusto per farvi capire, però realmente quello che potevamo fare scegliere un DTM meno esteso per agevolare, diciamo, i tempi di calcolo. E qui poi alla relazione che appunto mi riporta un po' tutti i dettagli di tutte le traiettorie. E niente, a questo punto invece possiamo andare anche a creare lungo questi percorsi preferenziali, andare a creare delle sezioni che poi esportata, questa sezione può essere importata direttamente nel Georoc 2D e quindi fare l'analisi poi con il Georoc 2D per avere i dettagli proprio sulla singola sezione che noi abbiamo considerato. A questo punto ecco, riprendiamo, vedete, importiamo in Georoc 2D la sezione che abbiamo creato nel 3D. Quindi c'è questa interazione tra i due software che poi naturalmente ci permette di andare nel dettaglio di questa analisi e proseguire con l'analisi 2D. Ecco, quindi adesso è concluso un attimo solo. Con l'ultima slide che volevo far vedere è questa che riguarda le GeoApp, perché come vi dicevo anche nel corso della
anche nel corso della dimostrazione di Georock 3D, abbiamo anche sviluppato delle app che funzionano direttamente online, quindi sono delle web app alle quali si accede tramite un login sul nostro sito, e tra queste app ce ne sono alcune che possono essere di interesse riguardo proprio all'argomento della difesa del suolo, per esempio e gli interventi di stabilizzazione. Per esempio una possibile app di interesse è quella della chiodatura delle barre passive, che appunto ci permette di stabilire, di vedere qual è, diciamo, dato un sistema di chiodi disposti in orizzontale, quindi in orizzontale e in verticale, capire qual è il taglio limite di questi chiodi, qual è lo sforzo di trazione limite a cui possono essere sottoposti e qual è l'incremento in termini di coesione efficace che queste barre possono contribuire nella stabilizzazione, quindi in un possibile intervento di stabilizzazione. Oltre a questa app c'è l'altra che vi segnalo, che riguarda i muri paramassi, che appunto ci permettono di avere indicazioni riguardo per esempio a dei rilevati paramassi, quali sono la profondità di penetrazione di un masso che va a impattare sul rilevato paramasso, quant'è la durata dell'impatto, la forza di impatto e quindi come la struttura paramassi viene sollecitata. Detto questo, io penso di aver concluso il tempo a disposizione, vi ringrazio per l'attenzione, soprattutto ringrazio gli ordini dei geologi del Trentino e del Friuli per averci dato questa opportunità. Vi lascio qui i riferimenti email e appunto gli indirizzi dei siti Geostru e GoMeeting, se volete visitare per vedere, da farvi un'idea diciamo di quello che delle soluzioni software che noi offriamo e della parte formativa. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al relatore successivo. Buona serata.